Bene ragazzi, siamo a Cefalù. Bene, prima di girare in effetti tra le strade di Cefalù diamo un'introduzione al paese. Ci troviamo nella costa nord della Sicilia tra Messina da un lato e Palermo dall'altro. Cefalù appartiene alla provincia di Palermo, da cui dista però 70 km circa. Il nome è curioso in effetti e deriva da una parola greca. Ci sono tracce ancora presenti soprattutto nella montagna di insediamenti che risalgono addirittura al IX secolo a.C. Verso il III-IV secolo sono arrivati in Grecia, hanno fondato un loro villaggio e sono rimasti impressionati dalla forma e dalla grandezza di questa montagna che proprio è attaccata al paese. E così l'hanno chiamata Kefaloidion, che deriva dal nome greco Kefalos, cioè testa, quindi da là poi Cefalù. E i principali monumenti che sono visitabili, sono presenti a Cefalù, sono del periodo del Medioevo, età normanna, secolo 1000-1200, soprattutto nel 1100 con il re Ruggero e il successore Ruggero II. Abbiamo appunto la cinta muraria, il famosissimo Duomo, il lavatoio medievale e quello che resta di un edificio dove alloggiava il re, l'Osterio Magno. Bene ragazzi, siamo a Cefalù e siamo davanti al Duomo di Cefalù. La tappa più importante, la principale che non si deve perdere sicuramente qua a Cefalù, famosissimo, certe volte si trova pure nei libri di storia dell'arte, e per quello che è contenuto all'interno insomma ci sono dei mosaici bizantini di età bizantina. È famoso la figura del Cristo Pantocratore, significa una raffigurazione appunto di stile bizantino, dove il Signore benedice usando tipo le mani, le dita, così, come così, che è un modo di benedire tipico appunto della religione ortodossa, perché appunto essendo mosaici bizantini significa della zona lì di Istanbul, quando c'era l'impero bizantino. Per ora è chiuso perché ancora è presto, che sono le 3:30 circa di pomeriggio. Saliamo qua, diamo un'occhiata pure da dentro. Comunque ha un suo stile questo Duomo. È bello, è riconoscibile da queste due torri, proprio stile medievale, e poi appunto di dentro in effetti è bello. Ci sono stato l'anno scorso, ora vediamo, cerco di fare pure questo video e diamo un'occhiata pure perché merita sicuramente la piazza
magari c'è il sole un po' davanti, quindi giriamo. In pratica c'è il palazzo del municipio, che sarebbe lì, dove si vedono le bandiere. Qua c'è invece il palazzo episcopale. Infatti, mi raccomando, questa è una cosa importante, per entrare qua, accedere al Duomo ci vuole il biglietto, non è gratuito, e il biglietto si fa qua. C'è infatti biglietteria, ticket office, eccolo qua. E invece questo qui è un antico palazzo nobiliare, quindi comunque in questa piazza del Duomo si concentrano tanti dei palazzi importanti di Cefalù. Ecco, questo è dentro il Duomo di Cefalù. Purtroppo vogliono che si fa silenzio, non si può parlare. La figura del Cristo Panturatore, tutti i mosaici bizantini. Pure il tetto è bello, molto bello. Questa è pratica. Eccolo qua, il lavatoio medievale, insomma appunto dove si faceva il bagno. Sarà una specie di terme, tipo. Ecco qua, quindi comunque molto caratteristico. E c'è una bella arietta fresca qua, una cosa spettacolare. Notare qua notare qua, vedete che carino, ci sono queste teste
particolare. Questo finalmente fa una tartaruga normale, E qua l'acqua scola praticamente a mare. Qua puoi vedere il panorama in pratica di tutto il paese, tutta la zona storica, le torri del Duomo e la Rocca. Che bello! Bene, si arriva vicino al Duomo, in pratica si scende la strada che taglia il centro abitato fino alla traversa perpendicolare, si va a sinistra e poi si va direttamente dove c'è questa viuzza, diciamo, che sfocia qua a mare. E qua questo sarebbe quello che resta delle mura medievali di Cefalù. Anche queste qua sono state all'epoca realizzate nel Medioevo proprio da Ruggiero II. Ecco qua è dove eravamo poco fa, si sale di qua. Bastione di Capo Marchifava. Ora proviamo a scendere. Sì. Oh, e questo è l'Osterio Magno. In pratica raramente in effetti si può entrare per vederlo. Qua è un edificio che secondo la tradizione ha ospitato nel Medioevo il re Ruggero. Si riconosce perché qua in alto ha queste finestre appunto con le trifore e bifore, stile proprio medievale. Sotto ci hanno messo pure qua l'etichetta. Vediamo qua che dice come funziona. Apri il codice sul tuo telefono, inquadra, vedi il contenuto del codice, utilizza la guida turistica multimediale scaricando l'app Cefalù Guide. Quindi eventualmente qua danno tutte le informazioni. Comunque in pratica è questo qui. Eventualmente qua a fianco c'è questa scala, può andare un pochettino più in alto, farei magari qualche foto carina, anche se ci sono i fili della luce nel mezzo. Comunque questo è Osterio Magno. La visita di Cefalù non può mancare di una scalata alla Rocca, appunto da cui viene il nome. Questo monte di circa 300 e passa metri è facilmente raggiungibile fino alla cima da una scala in buone condizioni, una scala di pietra, tranne qualche tratto
e da cui c'è un panorama davvero bellissimo. Bene, concludiamo così questo video su Cefalù. In pratica alcune considerazioni, alcune dritte che posso dare. Allora, la città, non so se è città, paesino, diciamo paesino, ecco, paese, forse no, Ino no, che è un po' più grande, comunque un bel posto, ecco. Lasciamo stare le dimensioni. Allora, è bello un giorno, non so se hai proprio poco tempo, un giorno, magari sarebbe bene due, così fai con calma, un po' a mare, poi magari c'è Duomo, sali là sulla rocca, ci stai con tranquillità magari 2 orette, ehm, quindi magari 2 giorni vanno bene. Uno potrebbe andare pure bene, però in effetti tirato, che poi c'è da considerare pure da dove provieni e la distanza, il tempo di strada che c'è. E, quindi se utilizzi dei droni va bene. Allora, questa mi sembra di capire che è una zona di solito abbastanza ventosa, in certe giornate può arrivare pure a 50 km/h come raffiche il vento. Per quello che riguarda invece gli uccelli e i gabbiani soprattutto, ho notato che in effetti lasciano volare, quindi questa è una cosa buona. Se utilizzi i droni fanno volare, sempre attenzione, però almeno a me non hanno dato problemi, almeno fino a tipo 20 metri, 30 non hanno dato problemi. Penso che non ne dovrebbero neppure più in alto, però sai, magari poi può diventare un po' più rischioso, però attenzione, insomma. Però sembra, perché ci sono altre zone che proprio appena sentono il drone fanno, vanno sul drone, si avvicinano con fare minacciose, invece qua no, quindi se ne fregano, se ne vanno per i fatti loro, quindi questa è una cosa importante. Poi sì, per il mangiare, insomma, si può mangiare dove si vuole, si mangia bene, magari come al solito le precauzioni, nel senso che magari in alcuni posti magari si può cucinare come al solito più al dente, meno al dente, ma questo è ovunque in pratica. Quindi si mangia bene e i gelati sono molto buoni. Io ho trovato uno che poi lo metto sotto perché ora non ricordo l'indirizzo. In pratica dove c'è il porto c'è questa strada, questa stradina che unisce il porto con l'inizio della spiaggia, e c'è questo un ristorantino e fa pure gelati, ma buoni veramente. Per il mare eh, è tutta di sabbia. Considera questo che spesso vedo che c'è una situazione di vento, soprattutto magari nel pomeriggio. La spiaggetta del porto è più riparata, però forse l'acqua è più bella secondo me nella zona della spiaggia vera e propria. Però dipende poi la confusione che c'è. Il paese, quindi da non perdere, quindi il Duomo, la Rocca, il lavatoio medievale è una chicca particolare, merita una piccola sosta, una foto. Poi per quello che riguarda come arrivare qua, probabilmente arrivi in macchina, c'è la stazione, quindi casomai ti puoi muovere pure col treno. Se arrivi con la macchina non puoi posteggiare né nelle strisce bianche o gialle, ma soltanto nelle strisce blu. Però conviene in effetti posteggiare dove ci sono delle aree di parcheggio. Ci sono quelle custodite dove costano di più, tipo 12-15 euro, dipende dalla zona. Oppure per esempio alla stazione c'è un'area proprio di parcheggio, e lì come in tutte le strisce blu c'è la possibilità di fare il giornaliero 6 euro. Si può pagare in moneta oppure con una carta di debito o di credito. È abbastanza facile, funzionano le macchinette, quindi nulla di particolare. E mi sembra che non c'è altro da dire. Un bel posto sicuramente, quindi se capita che ti trovi in queste zone qua, faccio un salto.
spero che ti sia stato utile e ti è piaciuto questo video. Ricorda di mettere un commento se ti va, e se hai informazioni ulteriori le puoi mettere nel commento, se hai domande insomma sono qua, e ci vediamo alla prossima. Grazie ancora e alla prossima appunto. Ciao ciao.